Allora, lavasciuga Electrolux che non asciuga bene. Come possiamo vedere non ci sono codici di errore in memoria relativi al sistema di asciugatura. Ho smontato il pannello superiore togliendo due viti, una e una 2. Ho rimosso il pannello superiore che si sfila da dietro in questa maniera. Poi ho svitato una e due e una e due viti Torx T10. Questa è una dell'8 che va rimossa e queste due vitine qua sotto. Poi c'è da rimuovere questa clip che si posiziona qui, basta premerla con un paio di pinze e viene via. Dopo c'è da sganciare questo connettore rosso che si posiziona qui nella zona a 4 pin. Bisogna premere la linguetta nera verso il basso e tirare il connettore verso la parte alta del pannello comandi. Chiave dell'8, lo smontiamo 1, 2, 3, 4, 5 viti e vediamo se riusciamo ad aprire il condensatore. Molto probabilmente c'è della lanugine incastrata. Allora, proseguito il lavoro, ho smontato una 10, una 8 qua, poi ho rimosso le 5 viti qua sopra, come ho fatto vedere prima, e dopo bisogna semplicemente far leva su questi due supporti e cercare di rimuovere tutto il blocco qua. Bisogna rimuovere il connettore dell'NTC, che sono questi due cavi nastrati neri di colore grigio. Questo è il connettore della ventola d'asciugatura e poi io ho rimosso anche la pasticca termica di sicurezza che c'è sopra, semplicemente togliendo le due viti Torx T10 che la tengono. Adesso non so quanto si vedrà nel video, ma questo è il condotto da cui la ventola pesca l'aria d'asciugatura e qua dentro c'è un bel muro di lanugine. Ecco qua. Se io continuo a tirarla fuori col dito ne esce sempre di più, quindi c'è da pulire il circuito di dietro. Allora ho rimosso quanto più lanugine possibile da questo condotto, ma siccome il condotto gira anche nella parte posteriore della vasca, forse si intravede qualcosa, bisogna agire con dell'acqua, quindi vedo di farlo uscire da sotto, insomma. Il condotto ricopre tutta questa parte curva che si vede qua dietro. La ripresa non è delle migliori, ma comunque tutta questa parte curva che si vede qua dietro scende e va qua sotto, quindi bisogna cercare di pulirlo il meglio possibile e l'unico modo secondo me è far passare dell'acqua da qui sopra a sotto, oppure provare con una sonda da elettricista qua dentro. Allora non so quanto si vede, comunque l'acqua è abbastanza torbida. Dopo che ho versato circa 5 litri d'acqua lì dentro è un pelo più pulita e adesso ho smontato il coperchio del filtro, metto sotto un contenitore. Se riuscite a rialzare la lavatrice così direi che avete trovato una soluzione ottima, e cerco di farla svuotare da tutta la lanugine sperando che sia venuta giù quanto più possibile. Ecco, questa è l'acqua che esce dalla lavasciuga mentre io la verso nel condotto d'asciugatura. Direi di ripetere finché non abbiamo rimosso tutti i residui di lanugine. Allora, cambio di programma, l'acqua è abbastanza pulita, ma se scavo dentro con un cavo elettrico trovo ancora sporcizia, quindi quello che voglio fare adesso è posizionare la lavatrice dove possa scaricare, tanto ce l'ho qua fuori, e spararci dentro dell'acqua con un tubo e vedere cosa riusciamo a tirar fuori. Ok, allora abbiamo pulito tutto il circuito di condensazione, ho messo dentro il tubo dell'acqua e l'ho fatta passare per bene tutta dentro, fatta scaricare, è uscita altra lanugine, quindi adesso quello che dobbiamo fare è dare una bella pulita qui a tutto il sistema di asciugatura, già che ci siamo, fino qua dentro, e pulire anche il relativo coperchio e dopo possiamo procedere al rimontaggio sperando che abbiamo risolto il problema. Allora ho pulito per bene tutto il condotto, è andata via tutta la lanugine, pulito bene anche qua dentro dove entra l'aria all'interno della vasca. Ho usato una di queste pagliette super fini con un prodotto disinfettante, non ce n'era bisogno, si poteva usare semplicemente acqua, però nel caso foste interessati è aria pura, lo trovate sul sito www.lacuradell'auto.it. L'ho diluito una parte di prodotto in 10 parti d'acqua, spruzzato per bene,
fatto girare un attimo e aiuta a rimuovere gli odori. Questa è la parte superiore del condotto di asciugatura. Ho rimosso la ventola, è semplicemente tenuta su da un dado dell'8 autobloccante e una rondella, e qua dietro si c'era un po' di sporcizia. Allora, queste sono le due metà del circuito d'asciugatura. Ho ripulito per bene tutto, anche qui ho utilizzato la paglietta e il disinfettante. Adesso rimontiamo tutto. L'unica cosa è che la guarnizione si è un po' rovinata. Farò prima una prova rimontandolo con la guarnizione così. In caso andrò da ricambista e mi procurerò del mastice speciale per alte temperature. Circuito di asciugatura rimontato. 1, 2, 3, 4, 5 viti. Rimontiamo la pastiglia termica, riconnettiamo l'NTC e riconnettiamo la ventola. Pannello anteriore rimontato, connettiamo il connettore, rimettiamo qui la clip. Ho rimontato il pannello comandi. Ricordatevi 2 viti Torx qui. Questa frontale mi sembra sia più lunga, la vite dell'8. Cosa importante, prima di richiudere il tutto, controllate che non ci siano sversamenti d'acqua in giro. Controllate bene, in quanto ci sono 2 schede elettroniche. Questa qui è per la gestione del motore e questa qui è per tutti gli altri attuatori all'interno della macchina. Siamo pronti per il collaudo. Ho caricato circa 10 litri d'acqua all'interno del cestello perché andiamo a fare un'autopulizia anche per le macchine che ne sono sprovviste. Per farlo bisogna entrare in modalità assistenza. La macchina spenta, giriamo la prima posizione a destra, premiamo i 2 tasti, extra risciacquo, avvio pausa per qualche secondo. Display inizia a lampeggiare, poi ruotiamo finché non compare C08. A questo punto la macchina farà una rotazione e poi una centrifuga con dentro l'acqua, e questo aiuterà a rimuovere tutti i residui presenti all'interno della vasca. Ripetiamo qualche volta. Ripetuto 3 volte, adesso scattiamo avanti di 1, facciamo scaricare l'acqua, andiamo in posizione C10 adesso, quindi posizione risciacquo. Parte la ventola d'asciugatura, parte la resistenza d'asciugatura, dovremo sentire che si scalda qui sopra in poco tempo. E qua mostra la temperatura. Questa è la temperatura dell'aria in ingresso, che viene alternata con la temperatura dell'aria all'interno del condensatore, che sarebbe questo sensore qui nero sul retro. È passato circa 1 minuto e mezzo, c'è un po' di odore di lanugine bruciata, ma possiamo immaginarcelo, dato che comunque ho mandato in giro un po' della polvere e della lanugine, e vi posso garantire che qui sopra si sta scaldando veramente molto bene. Infatti, se controlliamo la temperatura, 23, 32, 32 è quella letta da questo sensore qua davanti, e 23 è quella letta dal 24 ormai dal sensore posteriore. E sono passati altri 30 secondi, ci diamo di uno scatto, C11 ci mostra gli errori in memoria. Come facciamo a leggerli? Extra risciacquo, aumentiamo, avvio pausa, diminuiamo. Se vogliamo resettarli perché ce li abbiamo, teniamo premuti questi 2 tasti finché non sentiamo il beep. Bene, ora che abbiamo completato i test, rimontiamo il pannello con le 2 viti, rimontiamo il pannello posteriore. Bene, pannelli rimontati, adesso la macchina è pronta per un ciclo di pulizia che troverete nel prossimo video. Buona riparazione a tutti, ci vediamo al prossimo video.